bordo di una Ford Fiesta ST 8.5 restyling datato 2021 dell'ottava generazione. Quella che sto guidando è nuovissima, immatricolata all'inizio di quest'anno. Sotto il cofano rimane invariata, montando sempre il 1.500 3 cilindri in linea EcoBoost turbo compresso da 200 cavalli, con un aumento della coppia da 290 a 320 Nm. Copre lo 0 a 100 in 6 secondi e mezzo con una velocità massima pari a 230 km/h. Il peso totale si aggira sui 1260 kg, mentre i consumi dichiarati si attestano sui 16,6 km/l nella guida extraurbana e 6,6 km/l nella guida sportiva. Il 1.500 EcoBoost con architettura a 3 cilindri ha ricevuto le attenzioni di Upgrade Garage, guadagnando svariate modifiche che vado ad elencare. Aspirazione montuno in alluminio, SCAT Miltec 70 mm, GPF delete silenziato by Upgrade Garage e finale stock con valvole. Intercooler Puma Speed con tubi siliconici maggiorati AirTech, intake siliconico maggiorato Puma Speed, elbow maggiorato AirTech, tubazioni lato freddo turbina Montun maggiorate e mappatura Upgrade Garage 95 ottani che incrementa i valori a 225 cavalli e 360 Nm. Con queste migliorie meccaniche il carattere della piccola di casa Ford rimane bello aggressivo, con un'erogazione più pronta e pulita, senza vuoti, senza variazioni di carburazione e senza avere temperature d'esercizio eccessive. Il cambio è un manuale a 6 rapporti con short shifter Puma Speed, estremamente rapido e preciso. Come avevo riscontrato nella mia prima prova con l'ST a 3 porte, le prime 3 marce sono relativamente corte, garantendo un ottimo spunto, con quarta, quinta e sesta sufficientemente lunghe per sfruttare tutto l'arco di coppia. La trazione è anteriore con differenziale autobloccante e wifi meccanico. Già da sé permette di avere sempre trazione anche con le ruote non perfettamente dritte. Qui, grazie alle modifiche all'assetto con molle HR meno 35 mm, trovo una Fiesta comunque molto composta. Sta Fiesta bella. A 4 anni dal lancio della Ford Fiesta ST al Salone di Ginevra, il marchio statunitense presentò nel 2021 il restyling di metà carriera. L'MK8 diventa 8.5, ricevendo leggere modifiche sia estetiche che meccaniche. Come detto poc'anzi, il 1.500 EcoBoost guadagna 30 Nm di coppia, mentre il design riceve un tocco più moderno ed attuale, in linea con l'intera gamma. Rimangono invariate dimensioni e passo, garantendo una leggera segmento B con tanta potenza a disposizione sia nelle versioni a 3 porte che a 5. Io ho un debole per le 3 porte, questo lo sapete, c'è poco da fare. Confermato anche lo schema sospensioni MacPherson con barra antirollio all'anteriore e ponte torcente rinforzato al posteriore. Da Dio, è molto composta, ha un appoggio incredibile nonostante comunque sia molto piccola, perde pochissima aderenza, è messa giù veramente da Dio, e l'erogazione è pulita, lineare, costante, corposa, va a palla nel minor tempo possibile in maniera concreta, non sta lì a perdersi, a pattinare robe. Su, dritta, diretta. Esteticamente troviamo una calandra nido d'ape inedita per forma e dimensione, con integrato il beige della casa americana. Nuovo sia il cofano leggermente più alto, sia il paraurti con prese d'aria e splitter, così come i gruppi ottici full LED, con la tecnologia Matrix LED, con abbaglianti automatici fra gli optional disponibili. Lateralmente troviamo nuove minigonne affilate e, spostandoci al posteriore, un piccolo spoiler sul lunotto.
nuovi fari posteriori sempre a LED e il diffusore con doppio terminale di scarico. I cerchi da 18 a libretto sono stati sostituiti con questi bellissimi Evo Corse Sanremo 8x18 e T25 in un bianco che, unito al Boundless Blue della carrozzeria, fa davvero tanto Ford. Nuovo anche l'impianto frenante Puma Speed con dischi anteriori da 330x28 con campana scomponibile e tubi in treccia. Internamente presenta finiture carbon look con dettagli rossi, volante con logo ST e taglio inferiore, sedili sportivi performance in misto pelle insieme al pomello del cambio. Il sistema di infotainment è sempre il Sync 3 con schermo touch capacitivo da 8 pollici unito ad un nuovo quadro strumenti completamente digitali da 12.3 pollici. Sono ovviamente presenti di serie tutte le tecnologie di assistenza alla guida da normali e utilitarie, ormai imprescindibili sui nuovi modelli. Inoltre su questa sono stati installati manometri GT e AFR, sempre utili da tenere d'occhio. Anche la Fiesta ST Restyling include 4 modalità di guida selezionabili: Normal, Eco, Sport e Track. Per ogni modalità si hanno 4 diversi setup delle caratteristiche dell'auto, tra cui la sensibilità dello sterzo, la risposta dell'acceleratore, la disattivazione delle funzioni start and stop e l'apertura della valvola nello scarico. La nuova gestione elettronica sviluppata appositamente su misura per questo piccolo missile permette di avere leggermente più potenza, sfruttabile al 100% in totale affidabilità. È una scuola di pensiero che abbraccio senza dubbio. Spesso avere tanti cavalli è più un vanto al bar che un effettivo guadagno. Bisogna puntare ad avere un'auto guidabile, affidabile e bilanciata. Buttar su cavalli a caso e sfruttarne sì e no la metà non ha senso. Questo almeno è il mio personale pensiero. Non scoppietta a caso, scoppietta solo nei cambi marcia. bella sul serio. Con un prezzo di lancio pari a 31.000 euro circa è innegabile che vada ad infilarsi in una fascia di prezzo pericolosa. Con una spesa simile si contrappone principalmente a Volkswagen Polo GTI o Renault Clio RS, entrambe con un 4 cilindri turbo leggermente più potente da stock. Le rivali offrono anche cambio a doppia frizione, qui c'è solo il manuale. La questione diventa principalmente soggettiva. Spazi e pesi simili, potenze che si discostano di poco, qualità e finiture di livello. La Fiesta ST, nonostante quel tarlo del cilindro in meno, se la gioca a viso aperto senza troppa fatica. Come mi era piaciuta l'ST MK8 del debutto, anche la restyling ha la mia approvazione, dimostrandosi divertente e performante. Continuo a sostenere che i dati di vendita non rendano storicamente giustizia a questo modello. In giro se ne vedono sempre troppo pochi. La Fiesta ST 8.5 è l'utilitaria 5 porte definitiva. Pratica, spaziosa, potente il giusto per non svenarsi a livello di tasse, facilmente elaborabile, bella da guardare e pure da guidare. Il 3 cilindri non è mai una discriminante, anzi, coniuga ottimi consumi a prestazioni notevoli, con un sottosterzo minimo grazie al differenziale Wi-Fi, al torque vectoring control e all'ottimo bilanciamento dei pesi. Ford ha raggiunto il giusto equilibrio tra impatto ambientale, sportività e qualità complessiva. Nonostante l'agguerrita concorrenza, soprattutto quella più che ottima della Hyundai con l'i20N, rimane la piccoletta da battere.